Oggi avrei proprio voglia di pane buono, ma non il solito pane morbido che trovi al supermercato. Mi piacerebbe proprio del pane profumato, buono, croccante, come quello che comprereste in una panetteria o in una boulangerie parigina. E invece mi tocca questa baguette precotta, presente su ogni scaffale di qualunque supermercato in Italia e in Europa, che grazie alla globalizzazione hanno tutte lo stesso sapore. Non ha proprio niente di artigianale, guarda qua. E la mollica? Mi sembra una spugnetta in poliuretano. O magari è poliuretano. Basta, mi ribello a questa dittatura della baguette da supermercato. Da oggi voglio portare nella mia e nelle vostre case il profumo e la croccantezza di una vera baguette francese. Per fare le baguette più buone dell'universo non vi servirà né l'impastatrice e soprattutto non vi servirà impastare, perché faremo insieme la ricetta delle baguette più semplici del mondo. Ciao amanti della pizza e bienvenue e bentornati in un nuovo episodio di Casa F1, che è anche lo sponsor di questa serie. Il segreto alla base delle baguette sta nel prefermento che realizzeremo e utilizzeremo nell'impasto finale. Sto parlando del polish o della polish, come dice il maestro Giorilli, comunemente chiamato anche lievitino. E partiamo proprio da qui. Per fare il lievitino vi serviranno 200 g di farina forte, cioè una farina che contenga almeno 13 g di proteine o superiori, 200 ml di acqua, 2 g di lievito fresco o 0,7 g di lievito secco. Sciogliete il lievito nell'acqua o, se come me utilizzate il lievito secco della Caputo, aggiungetelo alla farina. Mescolate il tutto e ora versate l'acqua nella farina e mescolate. Continuate a mescolare fino a quando l'acqua non sarà completamente assorbita e il composto avrà questo tipo di consistenza, quindi risulterà molto molliccio. Quindi copritelo e lasciatelo lievitare fino al raddoppio, che potrà avvenire entro le 8 ore in estate e entro le 12-16 ore in inverno, a seconda della temperatura della stanza in cui impastate. Ed ecco infatti come si presenta il polish dopo circa 8 ore. Buchi e bolle qua e là, è decisamente arrivata l'ora di usarlo. E ora per proseguire vi serviranno 390 g di farina forte, la stessa che avete già utilizzato per il polish, 225 ml di acqua, 10 g di sale, 6 g di lievito fresco o 2 g di lievito secco, 10 g di malto e naturalmente il polish che abbiamo fatto prima. Se utilizzate del malto tipo sciroppo come questo, converrà scioglierlo direttamente nell'acqua. Versate il polish nell'acqua, vedete che galleggia, sbriciolate il lievito nella farina e mescolate, versate il sale e mescolate ancora. Prendete questo mix di farina, lievito e sale e versatelo sul polish nell'acqua. Se invece dello sciroppo utilizzate il malto in polvere, è a questo punto che va versato. Ora utilizzate un cucchiaio di legno, un cucchiaio normale o una frusta danese come quella che sto usando io e cominciate a mescolare. Mescolate per un po'. E vi dico già che magari sarà un pochettino difficoltoso sciogliere il polish, perché ovviamente è una massa che va sciolta e quindi bisognerà insistere un pochino. Sciogliete il tutto fino a quando non avrete ottenuto una massa piuttosto grezza. Ora che il vostro impasto risulterà come questo che vi sto mostrando, potrete coprirlo e lasciarlo riposare per almeno un quarto d'ora a temperatura ambiente. Questo ci permetterà di cominciare a formare la maglia glutinica e di preparare l'impasto per la seconda fase. Passato un quarto d'ora potrete versare il contenuto della ciotola sul piano di lavoro ed effettuare un giro di laminazione per migliorare la qualità generale dell'impasto. A questo punto, alla fine delle operazioni, potrete cominciare ad utilizzare la tecnica dello slap and fold per rendere l'impasto più forte. Questa operazione meccanica aiuterà a sviluppare il glutine dell'impasto e quindi renderlo più forte. Non esiste un numero esatto di volte in cui dovrete effettuare le pieghe, ma affidatevi molto del vostro tatto e soprattutto assicuratevi che l'impasto non si strappi durante queste operazioni. Proseguite a oltranza fino a quando l'impasto diventerà talmente duro e resistente da non poter essere manipolato con la tecnica dello slap and fold. E in generale è molto probabile che vi servano almeno 10 giri di slap and fold per tenere l'impasto bello sodo ed evitare che si afflosci sul piano di lavoro. Ora oleate un pochino il contenitore nel quale farete lievitare l'impasto in modo tale che non si attacchi e spostate l'impasto al suo interno e chiudetelo e lasciatelo lievitare per un'ora a temperatura ambiente. Dopo un'ora l'impasto avrà lievitato. Ovviamente le dimensioni dell'impasto lievitato cambieranno a seconda della temperatura della stanza. Ora dovete fare un'operazione molto semplice: andare a raccogliere l'impasto e a stringerlo infilandolo sotto all'impasto stesso, un po' come se stesse facendo una pirlatura ma senza togliere l'impasto dalla ciotola. Copritelo e anche in questo caso lo lascerete lievitare sempre per un'ora e sempre a temperatura ambiente.
Ah, guardate che bello questo impasto, è così soffice che sembra impalpabile. Versatelo sul piano di lavoro e porzionatelo in 5 parti esatte da 200 grammi l'una. È molto importante che i panetti pesino 200 grammi in modo che quando faremo le forme delle baguette queste possano entrare agevolmente all'interno di un forno non industriale come i forni casalinghi o il forno F1. Ora utilizzeremo la tecnica dello slap and fold anche con le porzioni di impasto. Vi serviranno più o meno 3 giri di slap and fold, magari 1 o 2 in più nel caso in cui l'impasto fosse ancora un pochino molle. E ora chiudete l'impasto con la tecnica della pirlatura, come avete fatto prima con l'impasto più grande. Non preoccupatevi, l'impasto non deve essere liscio, l'importante è che sia molto stretto. Fate la stessa operazione anche per i restanti 4 panetti. Una volta terminata questa operazione dovrete lasciare riposare i panetti sul piano di lavoro per un quarto d'ora. Non è necessario coprirli, alle bruttissime potrete utilizzare una tovaglietta, ma non è necessario utilizzare un contenitore per chiudere in maniera ermetica. Dopo un quarto d'ora i panetti sono sicuramente più maneggevoli. Prendete della farina e spolveratela sul piano di lavoro. Prendete uno degli impasti, assicuratevi di infarinare entrambe le parti ma leggermente e quindi cominciate a schiacciare l'impasto come fareste con un panetto della pizza che volete aprire, ma non tantissimo. A questo punto afferrate i 2 lembi laterali dell'impasto e tirateli. Ora prendete il lembo superiore dell'impasto e portatelo su quello inferiore, quasi a fare un calzone. E come un calzone dovete chiuderlo utilizzando i polpastrelli. Afferrate il lembo che avete appena chiuso, tiratelo e portatelo fin su, vi schiacciate come a fare un calzone, però sulla parte superiore. Pulite la farina dal piano di lavoro, utilizzate le mani come se fosse un mattarello, quindi cominciate a schiacciare la baguette partendo dal centro ma senza esercitare tanta pressione, perché è importante che rimanga più impasto al centro proprio per dare quella forma tipica della baguette. Quindi man mano che fate rotolare la baguette sotto le vostre mani, fate anche scivolare le mani verso gli estremi della baguette e lì esercitate più pressione in modo tale da formare le punte. Una volta formate tutte le baguette potrete prendere una teglia da forno normalissima, ci mettete una tovaglietta al suo interno, spolverate un po' di farina sulla tovaglietta e adagiate le baguette sulla tovaglietta. È molto importante tenere le baguette separate perché in fase di lievitazione queste potrebbero attaccarsi tra di loro, quindi il trucco è prendere i lembi della tovaglietta, alzarli un po' per creare una barriera. Le baguette hanno un verso e dobbiamo ricordarcene quando le spostiamo sulla tovaglietta, dobbiamo lasciare il taglio ben visibile in alto perché poi quando faremo rotolare le baguette sulla pala per l'infornata queste andrà a finire sotto e quindi non sarà più visibile. Ora potete spolverare le baguette con della farina e coprire il tutto con una tovaglietta. Lasciate lievitare per l'ultima volta e per 45 minuti a temperatura ambiente. I 45 minuti però sono abbastanza indicativi perché in caso di caldo eccessivo le baguette potrebbero lievitare anche nella metà del tempo. Come fare a capire se sono pronte? Affondate il dito sulle baguette e se l'impasto ritorna molto lentamente su significa che l'impasto è pronto per essere cotto. Se è vero che potete cuocere le baguette nel forno di casa per dei buoni risultati, è in un forno come questo che potrete raggiungere la perfezione. P134H, un forno che nasce per cuocere le pizze e che in pochi sanno che può essere utilizzato anche per cuocere il pane, nonostante la camera di cottura sia bassa in quanto volutamente ottimizzata per cuocere le pizze napoletane. Il trucco in questo caso è fare dei panetti che non pesino tanto per evitare che quindi crescano troppo in fase di cottura urtando le resistenze, proprio come faremo con le nostre baguette. Ora che le baguette stanno lievitando per l'ultima volta, passeremo al preriscaldamento del forno. Nel caso di questo gioiellino dovremmo impostare la temperatura del sopra e del sotto su 250 gradi. Mi raccomando, utilizzate la pietra refrattaria e non il biscotto, in quanto questa ci servirà per ottenere una baguette molto più croccante, specialmente sotto. In questa fase di preriscaldamento andremo ad inserire all'interno del forno un piccolo contenitore d'acciaio che sarà utilizzato poi in fase di cottura per versarci al suo interno dell'acqua che trasformandosi poi in vapore permetterà alla baguette di crescere in altezza. E parlando di forni, ma non solo, cliccando il link in descrizione potrete accedere allo store F1 con lo sconto del 20% utilizzando il codice sconto esclusivo Gigio20. Ma affrettatevi che il codice sconto non durerà per sempre. Le baguette sono decisamente pronte per essere infornate. Prendete una pala, cospargetela di farina e poi spostate le baguette dalla tovaglietta alla pala molto delicatamente. Assicuratevi che il taglio sia sotto, cercate di mantenere la forma
e ora utilizzate una lametta per effettuare i tagli. Se non avete una lametta potrete utilizzare anche un paio di forbici. Quello che dovrete fare sono 3 tagli, uno sul lato destro, uno al centro e uno sul lato sinistro, come sto facendo io. A dir la verità non sono proprio pratico nel taglio del pane, però se ci sono riuscito io ce la potete fare tranquillamente pure voi. Aprite lo sportello del forno, tirate fuori il contenitore d'acciaio, mi raccomando non ustionatevi, infilate le baguette nel forno, prendete dell'acqua, versatela nel contenitore d'acciaio e velocemente andate a mettere il contenitore lì dove c'è un po' di spazio all'interno del forno. Chiudete, abbassate la temperatura della resistenza superiore e portatela a 200 gradi e lasciate cuocere per 10 minuti. Passati i primi 10 minuti togliete il contenitore d'acciaio che non vi servirà più e portate la temperatura della resistenza inferiore a 200 gradi. Proseguite la cottura per ulteriori 10 minuti. È proprio un'altra cosa. Confrontiamo le due baguette. No, va bene, ma che parliamo a fare? Se è vero che la baguette è già buona appena sfornata e con le farciture che tocca delle vette inimmaginabili. Fettine di spianata romana, mozzarella di bufala e carciofini sott'olio. E con questa baguette fatta in casa si chiude definitivamente la dittatura delle baguette del supermercato. Addio! Grazie se siete arrivati fino a questo punto, ciao, alla prossima puntata!